Whitby, Inghilterra, oggi cittadina di mare, ma l'eredità spirituale di questa città risale al VII secolo. Nel 656 fu fondata l'abbazia della badessa Hilda e nel 663 si tenne qui il sinodo di Whitby tra i capi della Chiesa celtica e i capi della Chiesa cattolica, e non fu certo privo di discussioni. Questo sinodo stabilì la datazione della Pasqua come è rimasta nella Chiesa fino ad oggi e portò anche la diffusione della religione romana in altri luoghi dell'Inghilterra. All'epoca, in questa zona dell'Inghilterra, la Chiesa celtica era la fede dominante, grazie al lavoro missionario di Aidan, che era stato inviato da Iona. Questa gente credeva nella Bibbia, osservava il sabato e non riconosceva l'autorità del papato negli affari spirituali. Colman fu il successore di Finan, Finan fu il successore di Aidan, che iniziò per primo l'opera qui in Inghilterra. Colman stava lavorando solo da 3 anni quando fu annunciato il concilio di Whitby. Aveva un paio di cose in contrario. Prima di tutto stava lavorando solo da 3 anni. In secondo luogo, il suo nemico Wilfrid era ben addestrato nelle argomentazioni sul Papa. In terzo luogo, la regina del re era cattolica. La domanda principale del dibattito riguardava la datazione della Pasqua. Ora Wilfrid aveva trascorso i 4 anni precedenti a Roma, dove aveva studiato a lungo ed era voluto tornare a Northumbria, determinato a far sottomettere la Chiesa celtica. Voleva un dibattito aperto. Re Oswy era d'accordo sul dibattito aperto. Quindi da una parte c'erano Colman, gli ecclesiastici scozzesi e la badessa Hilda. Dall'altro lato c'era il re, il principe, la regina e Wilfrid. Quindi iniziò il dibattito. Colman rispose abilmente alle domande riguardo la Pasqua, ma Wilfrid portò il dibattito verso la questione dell'autorità di Pietro e alla fine convinse il re con le sue argomentazioni. Il re e il popolo decisero di conformarsi alla supposta superiorità della Pasqua papale, allineando in questo modo la Chiesa d'Inghilterra al papato, allontanandola dalle sue radici originali. Colman partì presto per l'isola di Iona e di conseguenza ci furono 4 secoli bui in Inghilterra. Ben presto i vichinghi danesi impazzarono in Inghilterra, portando con loro un'inondazione di paganesimo. La Chiesa celtica rimase forte in Scozia, Galles e Irlanda, ma anche in Inghilterra i seguaci della verità sopravvissero nei secoli. I semi gettati da Aidan, Finan e Colman continuarono, così quando John Wycliffe iniziò il suo meraviglioso risveglio secoli dopo, si pensò che i suoi seguaci fossero coloro che avevano mantenuto di generazione in generazione le dottrine di Aidan. Una cosa che impariamo dal concilio di Whitby è che anche se la causa di Dio sembra subire un'apparente sconfitta, dobbiamo ricordare che viviamo in un grande conflitto, in cui c'è una battaglia tra il bene e il male. E come nelle parole dell'inno ad ogni uomo e nazione, dove arriva la parola, anche se prospera la causa del male, solo la verità rimane forte. Qualche volta nella vita o nel lavoro sembra che la causa di Dio stia subendo una sconfitta. Può sembrare che la causa di Dio stia soffrendo, ma dobbiamo ricordare che stiamo vivendo in un gran conflitto. È in atto una battaglia tra la verità e l'errore, tra il giusto e lo sbagliato, tra Dio e Satana. Se dimoriamo in Cristo, se ci allineiamo a Dio, sappiamo che finiremo sempre dalla parte vincente, anche se sulla strada ci saranno delle sconfitte apparenti.